nonostante che la cronaca giornaliera ci imponga di parlare di pandemia e di Covid, non dobbiamo dimenticare che ottobre è per tutte le donne il mese della prevenzione, il mese dei controlli contro i tumori femminili. E allora oggi parliamo di una specifica patologia, del tumore all'ovaio, che è un tumore particolarmente insidioso e difficile da scoprire, ma in questa fase come dire, ci troviamo di fronte al perfezionamento di una sofisticata tecnologia che ne può rilevare in maniera precoce la presenza attraverso, pensate, il respiro. E allora ci dicono tutto i nostri ospiti, che sono Francesco Raspagliesi, direttore dell'unità di ginecologia oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano. Buongiorno professore. E in collegamento Susanna Buratti, professore associato in Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università Statale di Milano. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Professore, raccontiamo questa tecnologia del naso elettronico, si chiama così? Sì, siamo partiti da un'ipotesi sperimentale, da un'idea, come sempre succede nella ricerca. Il tumore ovarico è in grado di produrre grosse quantità di massa tumorale. All'interno di questa massa tumorale ci sono tutta una serie di modificazioni metaboliche per cui il metabolismo della cellula viene alterato e modificato. Questo comporta l'accumulo di prodotti normalmente degradati dagli enzimi e l'iperattività di altre attività enzimatiche. In altre parole, si ha un'alterazione del metabolismo del tessuto che comporta la liberazione dapprima nel circolo ematico e quindi nel sangue di sostanze normalmente non presenti. L'ipotesi da cui siamo partiti è che queste sostanze presenti nel sangue potessero raggiungere il polmone, che funge un po' come un filtro vero e proprio a livello alveolare, da qui passare dal sangue all'aria espirata. Per cui lo studio, l'ipotesi sperimentale si basa proprio: è presente nell'aria espirata una sufficiente concentrazione di prodotti volatili, prodotti organici volatili, così si chiamano queste sostanze, in grado di discernere il respiro delle pazienti con tumore ovarico rispetto alle pazienti sane che non hanno questa malattia. Da qui siamo partiti, da qui abbiamo iniziato a Traduco e lavorare. riassumo, scusi professore, ma io sono ignorante, traduco e riassumo. Allora, la paziente con il tumore ovarico potenzialmente potrebbe avere un respiro all'interno del quale ci sono delle particelle che dicono che c'è il tumore, giusto? La chiami traccia olfattiva. Va bene. Una traccia olfattiva. Comunque sia, e quindi abbiamo pensato di utilizzare il naso elettronico, che esiste ormai da tanti anni, che viene utilizzato nelle sofisticazioni alimentari in tanti usi, proprio per vedere se c'era la possibilità di identificare le pazienti con tumore ovarico attraverso questa traccia olfattiva. Ho capito. Adesso ho Dottoressa capito. Buratti, ma insomma cerchiamo di capire meglio come funziona questa tecnologia che mi sembra davvero incredibile. Cioè incredibile, Sì, lo dico con gioia, insomma. Nel senso che... Sì, effettivamente il naso elettronico è uno strumento molto particolare. È diverso da tutti gli altri strumenti analitici perché è stato progettato non tanto per quantificare le singole molecole volatili, i singoli composti gassosi che si possono trovare in un campione, quanto piuttosto per rilevare la presenza di classi di composti, andando appunto a definire quello che viene detto l'impronta olfattiva del prodotto che si sta analizzando, del campione che si sta analizzando. In pratica questo strumento viene chiamato naso proprio perché mima il sistema olfattivo, andando praticamente a simulare, come si vede qua, come si vede nella slide che voi state proiettando, i 3 stadi del processo biologico di percezione dell'odore. Infatti, così come il naso umano capta i gas, i composti volatili, i composti gassosi, attraverso una serie di recettori olfattivi che inviano dei segnali al cervello, che riceve questi segnali e di conseguenza li elabora. Allo stesso modo il naso elettronico utilizza dei sensori, che sono dei sensori elettrochimici, che sono in grado di rilevare i composti volatili
producendo dei segnali che possono essere registrati al computer e poi di conseguenza elaborati. In pratica il cuore di questo sistema, cioè del naso elettronico, è proprio rappresentato da questi sensori, che abbiamo detto sono sensori elettrochimici. Nei nasi elettronici sono presenti in numero variabile a seconda dello strumento che si utilizza, ad esempio nel nostro caso erano Allora, 10 questi sensori. D'accordo, d'accordo. Sono importanti questi sensori. Raspagliesi, è Sì. una svolta? Sicuramente sì, nel senso che si apre una linea di ricerca estremamente interessante. Ma che può essere allargata anche ad altri tumori? Perché questa è Su la altri domanda che tumori viene in che io mente. sappia esiste già qualche segnalazione. Il nostro, il lavoro che abbiamo pubblicato di recente sul cancer assieme al gruppo della professoressa Buratti è il primo nell'ambito del tumore ovarico, però ci sono stati altri degli studi, ad esempio sul tumore del polmone, ed sono in corso altri studi per la stessa finalità. Attualmente il tumore all'ovaio come si cura? Attualmente il tumore dell'ovaio si cura attraverso una perfetta combinazione di chirurgia, che è fondamentale, basilare, e la chemioterapia. La combinazione deve essere perfetta, nel senso che non esiste la chemioterapia che riesce a curare bene il tumore senza la chirurgia e viceversa. La chirurgia rappresenta quello che è la pietra angolare del trattamento ed ha una funzione differente a secondo dello stadio di malattia. Negli stadi iniziali, che purtroppo nel tumore dell'ovaio sono rari, perché l'85% dei casi di tumore ovarico vengono diagnosticati in fase avanzata di malattia, proprio perché non esiste una metodica di screening. È un nemico silenzioso. È un nemico silenzioso che dà il primo sintomo quando la malattia è già molto avanzata. Ma quali sono i fattori di rischio? I fattori di rischio identificati dagli studi epidemiologici sono la nulliparità, cioè il non aver avuto figli, si è protetti se hanno avuto più gravidanze, se si è allattato, se si è presa la pillola per molti anni, ma in realtà non siamo in grado di individuare dei fattori di rischio tali da circoscrivere un gruppo di pazienti a più alto rischio. Oggi le cose stanno cambiando, perché si è visto come il tumore ovarico ha nel 10-12% della popolazione un carattere familiare, ovvero è legato alla mutazione di un sistema di geni, si chiama BRCA, che in genere sottende alla riparazione del DNA. La presenza di queste mutazioni identifica un gruppo di pazienti a rischio di tumore ovarico e della mammella, e in questo gruppo di pazienti il rischio di malattia è sino al 60% più alto rispetto alla popolazione. Senta, professore, una domanda importante, perché per il tumore al seno abbiamo detto quanto sia importante fare le Certo. mammografie ogni anno, eccetera. E per il tumore all'ovaio invece che cosa dobbiamo fare? Perché abbiamo detto una malattia, un nemico silenzioso, e ce ne accorgiamo solo quando è grave. Per il tumore ovarico è essenziale la visita ginecologica annuale, ma abbiamo provato diverse modalità di screening, associando la visita all'ecografia con la sonda vaginale e anche ai marcatori, ma in realtà tutti gli studi pubblicati ad oggi non sono riusciti a identificare una procedura di screening affidabile. Ecco perché la procedura del naso elettronico apre uno scenario decisamente interessante. Forse abbiamo ancora qualche secondo per chiedere alla professoressa Buratti come proseguirà lo studio, ma giusto qualche secondo, professoressa. Sì, allora l'intenzione sarebbe quella nei prossimi mesi di raccogliere dati da una popolazione più numerosa, sia di casi che di controlli, cioè in pratica di pazienti sane, di donne sane e di pazienti invece con il tumore. Questo al fine di robustire i nostri modelli di classificazione, soprattutto per migliorarne la capacità predittiva del modello, che poi è la capacità del sistema di riconoscere dei campioni incogniti, classificandoli giustamente in maniera corretta o come casi oppure come controlli. Inoltre abbiamo ancora da approfondire alcuni aspetti, come ad esempio capire bene quale può essere l'impatto delle altre patologie ginecologiche sulla bontà dei modelli classificativi che noi abbiamo costruito e anche verificare meglio l'applicabilità del sistema
alle fasi iniziali in pratica del tumore, cioè riuscire se possibile a cogliere precocemente questa forma tumorale in maniera tale da poter intervenire per tempo. È quella la chiave di tutto. Grazie professoressa Buratti, certo. grazie al dottor Raspagliesi, professor Raspagliesi, davvero interessante dare notizie in questi studi, diciamo, di una frontiera per la cura e per la diagnosi che insomma può davvero rischiare di essere definitiva e cambiare le cose. Il professor Raspagliesi sarà a disposizione per le vostre domande dalle 8 sulla pagina Facebook di Mattina Rai 1, appunto, dunque un'occasione che sicuramente non potete perdere. Grazie ad entrambi e adesso torna all'appuntamento settimanale con